Ciao a tutti amici, io sono Brad Pitt, no ho sbagliato, scusate. Bene, in questo tutorial vi farò vedere una cosa molto particolare. Sapete che io vado in cerca in YouTube di video che possono tornare utili o da cui prendere spunto, spunto. Ho trovato uno YouTuber molto bravo anche nella programmazione, nelle expression e in altre cose, che ha realizzato una macro. Lui non faceva vedere come ha fatto questa macro, la macro era già pronta e si poteva scaricare da un suo sito. Beh, io non ho scaricato la macro e non ho visto come ha fatto la macro, ma visto quello che faceva, pensate, in pochi secondi sono riuscito a capire come farlo e l'ho rifatto per voi. Scusate, ma di solito io sono una persona abbastanza umile, ma alle volte mi rendo conto che in italiano non ci sono queste cose che porto io. E questa è una cosa simpatica, non è nulla di eccezionale, potete farla tranquillamente anche voi, guardando anche la mia macro, probabilmente anche voi capirete come ho programmato i nodi di diffusion per fare questo. E se così non fosse, più avanti vedremo assieme questo tutorial. Per il momento è una cosa dedicata agli abbonati, ma guardatela perché è simpatica. Ho creato questa macro che ho inserito nei generatori, si chiama Color Generator. Per il momento non ho costruito un'icona, vedete che su alcune avevo fatto un'icona, la trasciniamo e è un generatore di colori. E qua uno dice, beh, avevamo già un background, avevamo già la possibilità di avere tutti questi generatori, cosa dovrebbe cambiare in questa tua macro? Beh, è una cosa molto particolare. Ovviamente, ripeto, l'idea non è mia, ma questa realizzazione sì. Si va praticamente in questa parte, ovviamente nell'inspettor, su browse, e cliccando si va a selezionare una palette che può essere qualsiasi immagine, e dopo vi faccio vedere come generare queste palette. Quindi ad esempio andiamo a prendere una palette come questa e vedete anche da dove l'ho generata, da questo sito qui, ora ve lo faccio vedere. Facciamo apri e vedete che c'è un messaggio che ci avverte che l'immagine è stata modificata. Noi facciamo ok e vedete come lavora questa macro. In realtà noi siamo andati a prendere un'immagine e lui ce ne riproduce i colori. Vi faccio un altro esempio che sia più chiaro. Vado a prendere questa con i rossi, facciamo apri ed ecco qua è andata a caricare le sfumature di rosso. Vedete che sul gradient vengono messi tanti punti di campionamento del colore. E uno dice, beh, ma cosa cambia nell'averlo fatto io? Beh, innanzitutto possiamo avere delle palette da richiamare senza doverle ogni volta sistemare come colori, quindi le abbiamo semplicemente caricando la nostra immagine. Inoltre quella che vedete non è più un'immagine, cioè non è che questa sia fissa, sia un file PNG o JPEG, ma è proprio la nostra sfumatura gradient. Quindi cosa possiamo fare? Sempre dalla edit page possiamo andare qui e attivare Fusion Overlay. In questa maniera vediamo anche la sfumatura di tipo gradient lineare e quindi possiamo, spostando a video, modificare la nostra sfumatura. Quindi abbiamo preso dall'immagine quei colori, ma possiamo modificare come desideriamo, tant'è che abbiamo anche un offset per spostare i colori, come vedete, e abbiamo anche il metodo di dire una sola volta ripeti, e quindi vedete che simpatico poter ripetere questi colori. Ovviamente poi dipenderà anche dalla dimensione che abbiamo dato qua e dall'inclinazione, vedete che le cose si complicano. E poi abbiamo ping pong, dove il colore va in un verso e poi si ripete specularmente, eccolo qua.
Tra l'altro possiamo cambiare anche il linear come avviene in un background normale, quindi fare riflesso, possiamo fare un quadrato e ecco qua tutte le varie possibilità. Animandolo possiamo anche ottenere delle specie così di tunnel animati. Possiamo fare cross, cioè con la croce, sempre con i nostri colori prelevati dall'immagine, radiale e infine angolo, che è questo qua, definiamo un angolo e i colori vengono così distribuiti. È molto simpatico poter aprire direttamente questi nostri colori cliccando così. Attenzione che ogni tanto c'è un bug nella programmazione, perché in realtà l'immagine verrebbe caricata frame per frame, ma basta disattivare i frame qui per poter sistemare l'immagine. Se avete problemi con una programmazione potete semplicemente prenderne un'altra e caricare l'immagine, perché ho notato che alle volte tende a impallarsi. Come avete visto, quando si carica su un frame quell'immagine sarà sufficiente togliere i frame per avere quella sfumatura e non farla saltare da un frame all'altro, se no avrete un'animazione con tutte le vostre palette. Appunto, come detto, come generare le palette? Basta andare sul sito colors.co, dove abbiamo due possibilità: una o di esplorare delle palette già pronte, o una di creare una palette cliccando spazio e viene generata in maniera casuale. Ma andiamo a vedere ad esempio questa, dove possiamo scorrere e scegliere una palette che ci interessa. Ovviamente le palette indicate sono quelle con le sfumature o quelle anche che presentano più colori, come in questo caso, che sono simpatiche. E ovviamente potete sceglierle tono su tono o cambiarle, e da qua si possono anche proprio generare da zero. Quindi ad esempio sono interessato a questa, clicco qui, esporta palette, e qua posso salvarla semplicemente come immagine. Do un titolo, palette 6 oppure quello che a voi è più idoneo, e posso scegliere lo spazio colore, io metto RGB. Vado a salvare questa palette tra le mie, carico la mia nuova palette, vengo avvertito, ecco qua caricata la palette, e disattivo subito il keyframe. Questo è il metodo corretto, e così avrete la palette distribuita su tutto il color generator, che ovviamente potete allungare quanto desiderate, e da qua ora fare qualsiasi animazione come abbiamo visto. Vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante. Una volta tolto il keyframe si può comunque andare su un triangolo e modificarne il colore. Quindi se ad esempio io qua volevo un altro rosso, un colore tendente verso il rosso, facciamo ecco un arancione, e qua lo stesso un'altra tinta di gialli. Ed ecco qua, come vedete, sono partito da una palette e la vado a modificare. Dico, beh, i viola a me non piacciono, voglio fare un altro celeste, ecco qua, e posso anche togliere punti, quindi voglio togliere questo, lo cancello direttamente, e ecco qua la mia nuova sfumatura partendo da quella. Eventualmente volessi salvare questa come palette di riferimento per in futuro, posso andare in Fusion, posso andare sopra il viewer, tasto destro e fare save image e salvarla ad esempio come palette 7 in formato PNG. Lo salvo, andiamo a vedere, vado a prendere un mio nuovo color generator, mi porto a metà come abbiamo fatto prima, browse, vado a prendere la mia palette, apri, ed ecco qua la mia palette. I colori saranno quelli, la disposizione ovviamente no, non viene con la stessa inclinazione eccetera, però come vedete
in un attimo possiamo modificarla e crearci degli sfondi molto interessanti. Bene, come si installa questo effetto? Si scarica da Mega per gli abbonati, poi ripeto, se vi piacerà in seguito potrò far vedere come l'ho realizzata, in realtà sono pochissimi nodi. E poi, come l'altra volta, andate in Fusion, andate nei template, cercate edit e generatori e cliccando qua fate show folder. Questo è il percorso che dovete trovare. Se in Windows 11 o comunque nel vostro DaVinci Resolve non avete questo percorso, dovete trovare questa radice Blackmagic DaVinci Resolve dove si trova support, sicuramente c'è, e creare le altre cartelle semplicemente editandole, quindi nuova cartella, inserite il nome. L'importante è che rispettate il nome con le maiuscole, attenzione anche le S finali eccetera. Quindi creerete una cartella con scritto template edit generator, all'interno della quale trascinerete il file setting che vi ho dato io. Attenzione, una cosa che io non ho potuto fare altrimenti, l'ho lasciata abbastanza grezza, poi vedremo se in seguito posso modificarla. Qui avrete questo file name che è riferito al mio desktop, quindi il software vi andrà in errore perché se io cerco un'immagine inesistente, ad esempio la 9, il software va in errore e presenta una pagina arancione. Quindi da là potrete cliccare browse e cercare la vostra cartella. Se ogni volta vi dà fastidio che punti qui, ecco un trucco per modificare questa directory, questo percorso. Dovete andare a aprire Color Generator Setting con un programma di editor, un editor testo, e scorrendo giù, non vi interessa cos'è, questa è la programmazione, troverete il percorso, ecco qua, file name uguale, oppure se non riuscite a trovarlo potete cercare con il programma file name uguale trova, e in questa maniera il programma vi aiuterà a trovare. E qui tra queste virgolette, lasciando le virgolette e anche questa virgola dopo, potrete andare a scrivere il percorso e anche il file che volete inizialmente venga caricato dal programma. Se ad esempio qua scriverò palette 5, andrà a caricare la palette 5 all'apertura del programma. Ovviamente dovrete salvare questa macro rispettando salva con nome e lasciando punto setting, attenzione non modificatelo, e reinserendolo nella cartella che abbiamo visto corrispondente dei generatori di DaVinci Resolve. Una curiosità è che non necessariamente dovete caricare delle palette, ma qualsiasi immagine voi andrete a prendere, DaVinci farà riferimento ai colori che troverà all'interno di quell'immagine. Ecco, lo state vedendo. E quindi ad esempio adesso allargando, lui sarà andato a prendere la palette di colori appunto tratta da quella immagine. Vedete che c'erano questi celesti eccetera. Facciamo la prova con un'altra, ad esempio ecco questa qui, abbiamo dei rosa, dei celesti e dei viola, e vedete che li ha trascinati su, e quindi può essere anche simpatico se vogliamo abbinare un background con eventualmente quel logo, perché vedete come ci sta, perché la palette di colori è la stessa. Bene, io spero che questa mia idea vi piaccia, e poi in seguito, se mi direte, vi farò vedere anche come realizzare da soli questa programmazione, che ora invece, se andrete qui,
troverete solo il color generator come nodo unico. Io vi ringrazio per avermi seguito. Se volete aiutarmi, abbonatevi, così potrete scaricare queste mie programmazioni e aiutarmi anche nel perfezionarle. Se non desiderate abbonarvi ma volete aiutarmi, utilizzate il pulsante grazie che trovate sotto tutti i video. Ciao e alla prossima!